Più in alto di così è impossibile. Marco Confortola nell'Olimpo dell'alpinismo con l'ultima arrampicata sull'Himalaya. Tutti gli 8.000 conquistati. Ora, sceso dal tetto del mondo, la voglia di condividere il successo. Come lui, solo 50 alpinisti nella storia della conquista delle montagne. Luglio 2025, Marco Confortola, salendo in vetta sugli 8.080 metri del Gasherbrum 1, montagna che fa parte dei 14 8.000 situato nel Karakorum, conclude la celebre corona himalayana. Abbiamo riportato anche noi la notizia tramite un post dedicato perché ci sembrava doveroso, al netto di quello che sapevamo, avrebbe suscitato appunto la notizia stessa. Come spesso è accaduto ed accade ancora nell'alpinismo, soprattutto himalayano, ma non solo, le polemiche arrivano puntuali come il sole che segue la tempesta. Accuse, mancanze di prove, insinuazioni, verità contro verità, la parola di uno contro quella di un altro. Ecco che l'alpinismo dei numeri, dei metri, spesso prevarica l'alpinismo stesso, nella sua forma più intima, quello dell'esplorazione, della scoperta, del tentativo in sé a prescindere. Tempo fa vennero contestati a Reinhold Messner alcuni dei suoi raggiungimenti secondo una valutazione rinnovata del corretto posizionamento di alcune vette, over 8000, insomma 10, 20, 25 metri che annullano mesi di preparazione, di allenamento, di sacrifici, di rischi, di prove umane che spesso diventano disumane. Prove documentate, mancanza di prove, dichiarazioni fatte e poi smentite, post pubblicati e poi cancellati, insomma chi più ne ha più ne metta, in quel vortice comunicativo che a volte premia e a volte condanna. Ma noi ci chiediamo, in tutto questo, una verità che sia vera e che a priori possa essere considerata tale, esiste veramente? Ma chi è Marco Confortola? Nasce in Valfurba il 22 maggio del 1971, nel 1993 conseguisce il titolo di guida alpina internazionale certificata, mentre nel 1995 diventa maestro di sci nella disciplina alpina. Dal 1989 è membro del CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ruolo che lo porta a specializzarsi come tecnico di elisoccorso presso la base operativa di Caiolo. Dall'alpinismo dietro casa all'alpinismo himalayano il passo per Marco Confortola sarà breve. Nel 2004 raggiunge il suo primo 8000 dal versante nord, quello di Mallory e Irvine, quello della solitaria di Messner. Everest quindi, toccando gli 8.848 metri con Tarcisio Bellò. Nel 2008 raggiungerà il suo sesto 8000, il K2, la montagna selvaggia, il 1 agosto, pagando però un prezzo molto elevato. Quello che passerà alla storia come il disastro del K2, ve ne abbiamo parlato nel video dedicato, lo trovate in descrizione nelle schede. Sarà per Confortola motivo di amputazione di tutte e 10 le dita dei piedi. Nel susseguirsi degli anni aggiunge altri 8000 al suo palmarès, guadagnandosi la fama o l'appellativo di cacciatore degli 8000. Proprio negli ultimi anni, quando ormai il compimento della celebre corona himalayana andava concludendosi, ecco emergere quelle vette che hanno fatto e fanno ancora discutere. Kanchenjunga, la terza montagna più alta del pianeta, e il Nanga Parbat, la montagna nuda, nona vetta per altezza. Cercheremo di arrivare al nocciolo della questione senza girarci troppo intorno, ma con una doverosa premessa. Non siamo qui in veste di giudici piuttosto che di indagatori, non siamo gli avvocati di Marco Confortola o i portavoce di chi ha manifestato perplessità a riguardo. Siamo un piccolo e indipendente canale YouTube che prova a raccontare i fatti e le emozioni che l'alpinismo ha regalato e suscitato negli anni, mettendo sempre al primo posto, lì dove è possibile, l'alpinismo stesso. Il 5 maggio del 2022 Marco Confortola dichiara di aver toccato la cima del Kanchenjunga.
In allegato, a testimonianza di tutto questo, una foto non della vetta, prova quindi certa, ma quella di un orologio che segnala, grazie al localizzatore e all'altimetro, una quota compatibile con quella della vetta del Kanchenjunga. Potrebbe bastare? Forse. Ecco che a riguardo dubbi e sospetti inevitabilmente vennero a galla. Nanga Parbat, la montagna nuda, per stessa dichiarazione di Confortola, che disse: raggiunta la sommità della montagna, ho razzolato per diversi minuti alla ricerca delle bandiere nepalesi che indicano la vetta. La bufera di neve e il freddo mi hanno fatto desistere nel continuare e ho iniziato la discesa. Ora, a bocce ferme, sono sereno, per quanto possa esserlo una persona che arriva ad un passo dall'obiettivo e non riesce ad afferrarlo. Ora, al seguito della notizia del raggiungimento del Gasherbrum 1 di pochi giorni fa, il CAI, Club Alpino Italiano, attraverso il portale dello Scarpone, una storica rivista appunto del CAI, a firma di Guido Sassi, ha raccolto le testimonianze di diversi alpinisti esperti di Himalaya. Silvio Gnaro Mondinelli, storico alpinista italiano che nel 2007 raggiunse tutti gli 8000 senza utilizzare bombole di ossigeno, ha ricordato il caso dell'Annapurna, alto 8091 metri, nel 2006, quando sulla montagna nepalese era impegnato anche Confortola, dichiarando che la vera cima la fecero lui e uno Sherpa e dopo lui Confortola arrivò sulla cresta, ma non in cima. Anche Simone Moro è intervenuto sulla questione. Lo dico a favore della verità e non contro qualcuno, perché a tutti è chiesto di fornire prova di ciò che si fa. Lo si chiede a Confortola, come a Camandona, come a Mondinelli e al sottoscritto. Dal momento che ci sono state salite storiche che, mancanti di prove, sono state messe in dubbio, pensiamo a Cesare Maestri, persino allo stesso Messner, mi sembra giusto che sia usato lo stesso metro per tutti. Non si è fatta attendere a riguardo anche la dichiarazione del presidente generale del CAI, Antonio Montani, che in sintesi ha dichiarato che come club alpino italiano vuole confidare nella lealtà di chi pratica questa disciplina che ha forti connotazioni ideali e nell'attestare sempre la veridicità di quello che accade. È importante che chi affronta imprese così impegnative lo faccia non solo con coraggio, ma anche con senso di responsabilità verso la comunità alpinistica, nel rispetto della verità e della trasparenza. Insomma, messo così è un bel casino. Neanche la risposta di Confortola ovviamente a riguardo si è fatta attendere, dichiarando che arriverà tramite i suoi avvocati. Dubbi, perplessità, accuse neanche troppo velate. L'alpinismo è pieno di casi dove, in mancanza di prove certe, si è discusso o meno sulla veridicità delle affermazioni degli alpinisti che dichiaravano di aver raggiunto quella vetta piuttosto che quell'altitudine. Per ricordarne una tra le tante, quella di Joelis Tech, il grande alpinista svizzero, sull'Annapurna attraverso una scalata velocissima di 28 ore in solitaria e stile alpino. L'alpinista svizzero non fornì prove concrete a riguardo del raggiungimento della vetta e in molti misero in dubbio l'autenticità delle sue affermazioni. C'è anche da aggiungere a coronamento, ma questa volta delle perplessità, l'assenza del nome di Confortola nell'elenco di Seven Summit Treks, di coloro che hanno raggiunto la vetta del Kanchenjunga il 5 maggio, che non è mai stato aggiornato con l'elenco definitivo. Seven Summit, interpellata sulla questione, non ha risposto, così come Confortola, sempre a riguardo al Kanchenjunga, ha preferito non andare oltre rispetto a ciò che aveva dichiarato. Ora, per correttezza, a coronamento del quadro generale che abbiamo appena esposto, va aggiunto che, ad esempio, Marco Confortola ha mostrato il certificato di vetta del club alpino pakistano che riconosce il raggiungimento degli 8126, la vetta del Nanga Parbat, grazie alla traccia e al localizzatore GPS acceso dall'alpinista, che ha mostrato anche tramite l'altimetro il raggiungimento appunto della quota compatibile con la vetta. Confortola, rispondendo sempre sullo Scarpone, ha parlato di chiacchiere derivanti dall'invidia, perché chi accusa oggi di loro non si parla più.
Noi non eravamo presenti in nessuno dei momenti contestati per poter esprimere con certezza qualsiasi considerazione, ammesso che sia anche corretto o necessario farlo. La verità, come spesso accade in montagna, la possiede solo l'alpinista o gli alpinisti e la montagna stessa. Ma le montagne, si sa, sono testimoni silenziosi, a volte parlano, ma lo fanno a modo loro, usando un linguaggio che a noi esseri umani è dato comprendere, ma mai fino in fondo. Dubbi, perplessità, accuse, resta da capire se nel 2025, allargando il fronte del dibattito, ha ancora senso parlare di conquista di tutti e 14 gli 8000 per vendere l'impresa. Ad uno sponsor fa sicuramente più comodo un record, una medaglia, che un valore etico piuttosto che idealistico, anche se questo nell'alpinismo spesso o soprattutto dovrebbe contare più di qualsiasi targa che celebra in fondo solamente numeri. Messner, che fu il primo uomo a completare nella storia la corona himalayana, ci riuscì quasi 40 anni fa e nel frattempo l'alpinismo si è evoluto. Oggi vediamo scalatori che aprono nuove vie sulle montagne di 8000 metri, che fanno concatenamenti in velocità senza ossigeno né portatori, che combinano arrampicata libera e discesa in parapendio. Insomma, alpinismo moderno che non va confuso con quello commerciale. Forse investire o insistere ancora su un alpinismo da annuncio di raggiungimento sa di modus operandi vetusto, un po' come quelli che puntano ancora per fare business a costruire impianti sciistici lì dove ogni anno nevica sempre meno. Su questo canale il post è lì e resta disponibile per tutti, dove abbiamo fatto i complimenti a Marco e li confermiamo ancora, perché al di là dei numeri è appunto innegabile che l'alpinista della Valfurva abbia dedicato una vita intera all'alpinismo, rialzandosi in piedi e continuando ancora dopo la tragica, tremenda caduta avvenuta sul K2. Ecco, questo è l'alpinismo che ci piace ed appassiona, alpinismo che a Marco Confortola va indubbiamente riconosciuto. Hanno fatto discutere anche alcune dichiarazioni di Marco stesso, che si è definito stufo all'indomani del raggiungimento. Ma se vogliamo provare a contestualizzare il più correttamente possibile ogni aspetto, va anche detto che, dato il modo abbastanza diretto di Confortola di comunicare, forse in parte le sue parole sono state travisate. Tuttavia, se ci si dichiara stanchi, ecco che un coronamento sembra non essere più una scelta libera, ma figlia quasi di una schiavitù che ci si è cuciti addosso, dove se non si raggiunge ciò per cui ci si è sempre venduti, sembra che allora tutto il resto non conti. Tuttavia possiamo anche dire che l'invidia che Confortola ha indicato come movente dietro le accuse può essere valida, ma anche fino a un certo punto. Silvio Gnaro Mondinelli raggiunse il traguardo nel 2007, non è qualcuno che sta vivendo in tempo reale oggi la competizione. Simone Moro può essere simpatico o meno, vanta il primato di 4 prime invernali sull'Himalaya. Insomma, forse tutta questa invidia, numeri alla mano, non ha tutto questo motivo di esistere, ma è anche vero che a volte dietro una facciata c'è un insieme di mattoni di cui sfugge l'esatto incastro su come questi mattoni siano posizionati. Parole di uno che valgono quanto quelle di un altro, come quelle dello Sherpa presente che dichiarò che Confortola non proseguì più avanti sul Kanchenjunga, e tra queste parole resta sospesa la verità, che come spesso accade resta lì sulla montagna, unico vero testimone assolutamente affidabile ma silenzioso. Montagne, vette, dubbi, perplessità, accuse neanche troppo velate. Da questo canale, anche se ne stiamo parlando, possiamo dire, per quanto valga il nostro pensiero, ovvero nulla, che in tutto questo, ancora una volta, è sempre l'alpinismo che in fondo perde. Ma anche questo è alpinismo, lo è stato e lo sarà, speriamo, il meno possibile anche in futuro. Walter Bonatti una volta disse: le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. E a Marco Confortola va riconosciuto indubbiamente il suo valore nel portarlo avanti persino senza 10 dita dei piedi.
Per il resto, ognuno di noi, nel proprio intimo privato, ha la propria coscienza e lì i certificati, le accuse e i dubbi e le parole non hanno valore. Lì, come sulle montagne, ha valore solo la verità, quella vera, che ognuno custodisce insieme alle montagne stesse.